Bentornati amici allevatori e neofiti appassionati dell'avicoltura. Oggi inizieremo una nuova serie di video sulla genetica del pavone, partendo dai modelli di disegno, ovvero i modelli base della distribuzione del colore. Allora, prima di iniziare oggi a immergerci nella genetica dei pavoni, è doveroso fare prima di tutto delle domande basilari. Ma le mutazioni del pavone sono del colore, della razza, della specie? Da cosa sono derivate? Allora, alcuni dicono che addirittura sono stati incroci, che sono il pavone crestato ha diverse razze. E proprio persino nei social più in vista, i colori e i modelli del pavone vengono visti come razze. No, sempre Pavo crestatus rimane. Gli ibridi con altre specie sono una cosa a parte che vedremo più avanti perché ci incapperemo geneticamente in questo. Ma cosa andremo a vedere oggi come prima tavola? Prima parte di genetica? I modelli della distribuzione del colore sono state le prime forme genetiche differenti a comparire nel mondo del pavone. Le mutazioni del colore sono un altro ramo genetico che andremo a vedere un'altra volta. Oggi, per primo, andiamo a vedere il negripennis, che in italiano lo chiamano anche spalla nera, ma propriamente in inglese, scusate, lo chiamano black shoulder, proprio spalla nera. Come lo distinguiamo un pavone di questo genere? Allora, andiamo a dire in primis che il pulcino nasce con un fondo giallognolo bianco, una schiena leggermente più gialla del normale bianco e le ali color salmone. Io la prima volta che ho visto un pulcino negripennis sono impazzita, perché non sapendo cosa fosse, nella mia ignoranza suprema, e penso anche chi si avvicina alle varianti della distribuzione del colore, proprio disegni differenti, avrebbe pensato di ritrovarsi davanti a un pavone o bianco o alla variante pesca, che poi andremo a vedere. Allora, i nigripenis, sia maschi che femmine, nascono con questo coloriccio strano. Poi, crescendo, la femmina, già a 4-5 mesi, mette un colore definitivo, non cambierà più. Il maschio rimarrà con un colore così strano e mutevole che continuerà a cambiare di anno in anno fino ad essere definitivo per 5 volte, fino ai 4-5 anni continua a cambiare. Potrà avere magari un fondo un po' ancestrale, un po' mimetico in pratica, ma sempre macchiato di nero, quasi posso definirlo come uno sporco, fino ad assumere una colorazione così. L'ala nel maschio rimane sempre mattonata. Alcuni maschi hanno un attimino un nero più esteso e rimangono solo proprio alcune piume nere. Ma in generale, dalla spalla a metà dell'ala diventa nera. Da qui il nome negripenis. La coda, dipende dai maschi, hanno dei riflessi leggermente più bronzati del normale, perché l'ancestrale c'ha molto molto verde dentro, nella coda. Mentre i negripennis tende ad avere più dei toni color rame, color bronzo, non accentuatissimi, però si distingue qualcosa di un attimino diverso. E questo è il maschio. Come distribuzione del colore, il negripennis è fatto così. Per la femmina, ahimè, non è la stessa cosa. E qua devo tirare in ballo la genetica. Perché per il maschio i geni, a differenza dell'uomo, è XX e la femmina c'ha UU. Allora, normalmente la femmina del negripennis, già come dicevo da giovane, assume una colorazione di questo genere. Nel collo c'è poco verde, c'è più una macchia marroncina e
sopra un po' di verde. Alcune femmine hanno un pochino più di verde, ma è già qualcosa che accade quando ci sono altri geni in ballo. L'ala rimane color mattone e da qui le giovani femmine vanno ad essere scambiate da chi non ne capisce molto per dei maschi, perché l'ala effettivamente è, scusate un attimo la telecamera, è di questo colore qui. Ma il maschio poi, come ho detto, comincia ad assumere una colorazione molto molto scura, molto sul nero. E oltretutto si vede proprio che come fondo anche nel petto c'è un po' di mimetica, un po' di marrone. La femmina, proprio pura negripennis, ha il petto completamente bianco, c'è poco sporco. Nel resto della colorazione, sulla schiena, sulle ali, c'è come una sorta di mimetica ancestrale, ma il fondo della piuma è bianco, con sopra saltuariamente una macchiettina nera, una macchiettina grigia. Praticamente è quasi un pavone bianco con sopra qualcosa di strano, come uno sporco. E questa è pura, proprio pura negripennis. Però alle volte può capitare, saltuariamente, molto raramente, e qui bisogna saperlo distinguere perché ci sono pochissime informazioni su questa variante, è una variante ulteriore, il Saipel, o anche Dalmata, se lo vogliamo chiamare così, è una mutazione ulteriore nella genetica della femmina, non è presente visualmente nel maschio, per cui geneticamente non sappiamo se questa ulteriore variante nel disegno è presente e protratrice nel maschio, possiamo saperlo solo visualmente quando ci ritroviamo davanti a una femmina che lo presenta. Il Saipel comporta che nel davanti del petto e del collo è molto distinguibile. Il dietro del collo c'ha molto marrone con proprio una sfumata di verde che non si può non distinguerla, perché nella femmina purissima è solo una sorta di macchiettina come un collarino, ha come delle strisce marroni nere con una puntinatura nera sul petto e anche le ali hanno come un fondo più scuro nel disegno della piuma, non per intero, ma c'è proprio una riga nera e anche la schiena tende ad essere molto più scura. Oltre al fatto che è molto distinguibile perché è meno, come si potrebbe dire, ci se ne accorge di meno che la punta e il finale della coda è nera, mentre nella negripennis pura, anche con la ruota spiegata, non vedete tutto quel nero, è più, neanche un grigio, è più incompleto, mentre nel Saipel è molto più completo, c'è proprio la punta nera come una sorta di grunfenicottero, se possiamo dire così. E questo è il negripennis, che nulla c'entra come colore, ma è una mutazione del disegno rispetto all'ancestrale normale. E siamo giunti alla fine di questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi e di spolliciarlo. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, se avete qualche richiesta in particolare, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!